Ciao a tutti, io sono Luca e questo è un video di italiano per stranieri. In particolare, questo è un video sull'italiano colloquiale. Più precisamente, in questo video spiegherò 4 espressioni informali e colloquiali tipiche dell'italiano parlato. I modi di dire tipici del parlato di solito non vengono insegnati ai corsi di italiano per stranieri. Però lo sai meglio di me, per parlare una lingua in modo naturale è fondamentale conoscere anche le espressioni informali e colloquiali. Quindi, se hai imparato l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito al primo modo di dire. Round 1. La prima espressione di cui volevo parlare è: chi va via perde il posto all'osteria. Questa è una frase fatta che si usa nella seguente situazione. Una persona è seduta a un determinato posto, poi si alza e si allontana. Mentre questa persona è via, arriva un'altra persona e si siede al suo posto. E allora magari quando la prima persona torna dice che rivuole il suo posto spiegando che prima lì era seduta lei. Ecco, a questa persona si può rispondere: chi va via perde il posto all'osteria. Cosa significa? Se ti allontani dal tuo posto, lo perdi. Cioè, in altre parole, il posto è tuo solo finché sei seduto lì. Ma nel momento stesso in cui ti allontani, il posto si libera. Diciamo che questa frase viene usata principalmente dai bambini e con i bambini. Io, per esempio, credo di averla imparata alla scuola elementare. Se vuoi usarla con gli adulti, fai attenzione, cioè cerca di capire se la persona che hai di fronte potrebbe apprezzare lo scherzo oppure se, al contrario, si potrebbe arrabbiare ancora di più. Ma vediamo il secondo modo di dire. Round 2. Il secondo modo di dire colloquiale di cui volevo parlare è essere culo e camicia. Questa è un'espressione colloquiale tipica del parlato che viene usata per riferirsi a due persone che hanno un rapporto molto stretto e stanno quasi sempre insieme. Non rapporto in senso di relazione amorosa o romantica, ma rapporto di amicizia. In particolare, questo modo di dire si riferisce a due persone tra cui c'è grande familiarità e complicità. Due persone definite culo e camicia sono due amici oppure due amiche che si conoscono da molto tempo, hanno molti interessi in comune e passano molto tempo insieme. Anzi, questo modo di dire sottolinea proprio il fatto che queste due persone sono quasi sempre insieme. Cioè, se una delle due va da qualche parte, ci va anche l'altra. Se una delle due fa qualcosa, la fa anche l'altra. Insomma, il modo di dire culo e camicia viene usato per commentare negativamente il fatto che due persone sono inseparabili e molto affiatate. Non so se conosci la parola affiatate. In italiano, se due persone vanno molto d'accordo e sono perfettamente compatibili, possiamo dire che sono affiatate. Quindi ecco, se conosci due persone di questo tipo, puoi dire che sono culo e camicia. Però, come dicevo, questo modo di dire di solito viene usato per commentare in modo negativo. Perché si dice culo e camicia? Si dice così perché un tempo le persone non usavano le mutande e le camicie erano molto più lunghe. Di conseguenza, la camicia era sempre a stretto contatto con quella parte del corpo nota come deretano o culo. In sostanza queste due parti, la camicia e il culo, erano sempre a contatto. Una variante un po' meno volgare di essere culo e camicia è essere pappa e ciccia. Il significato è esattamente lo stesso.
Quindi io per esempio posso dire Roberto e Marco sono culo e camicia, oppure posso dire Roberto e Marco sono pappa e ciccia. Ovviamente queste espressioni si possono usare anche per riferirsi a delle donne. Nel caso delle donne e delle ragazze poi si può dire anche sono Mimì e Cocò, oppure volendo anche sono come Mimì e Cocò. Per esempio, Cristina ed Elisa sono come Mimì e Cocò. Per intenderci, tutte queste espressioni che vi ho indicato riassumono bene l'idea trasmessa da personaggi dei cartoni animati come Chip e Chop, Rocksteady e Bebop e così via, cioè quelle coppie di personaggi che sono sempre insieme. Poi c'è anche una variante leggermente diversa che è sono come il gatto e la volpe. E tieni presente che in italiano l'ordine è questo. Prima c'è il gatto e poi c'è la volpe. Quindi non puoi dire sono come la volpe e il gatto, devi dire sono come il gatto e la volpe. Se una persona dice così, vuole dire che queste due persone sono d'accordo nel portare avanti un'attività truffaldina e fondamentalmente vogliono fregare gli altri. Cioè, in altre parole, fanno qualcosa di disonesto per truffare le altre persone. Il riferimento è chiaramente alla fiaba di Pinocchio. Ma vediamo il terzo modo di dire. Round 3. La terza frase colloquiale di cui volevo parlare è vieni già mangiato. Ma che cazzo di intonazione è questa? Vieni già mangiato. Oppure venite già mangiati. Questa è una frase scherzosa che io personalmente ho iniziato a sentire soltanto recentemente. Credo che sia una cosa abbastanza nuova, mi sembra che prima nessuno dicesse così. Questa frase è intenzionalmente sgrammaticata, cioè contiene un errore, ma questa cosa è intenzionale. Questa frase infatti vuole essere una specie di scherzo e vuole far ridere. Cosa significa vieni già mangiato? Significa vieni dopo aver mangiato, cioè in altre parole, prima di venire mangia qualcosa. Questa frase viene usata quando delle persone decidono di incontrarsi a un orario che potrebbe risultare ambiguo, come per esempio le 7 o le 8 di sera. Infatti, se una persona propone di incontrarsi a quell'ora, non è chiaro se la sua idea sia quella di cenare insieme oppure di andare a prendere qualcosa da bere dopo aver cenato a casa. Per esempio, se una persona ti dice va bene, vediamoci domani alle 7, non è chiaro se ti stia invitando a cenare insieme oppure a bere qualcosa insieme. Ecco, se una persona ti dice vieni già mangiato, vuole dire che la sua idea non è quella di andare a mangiare insieme, ma di fare altro. Se una persona ti dice vieni già mangiato, ti vuole dire di mangiare prima dell'incontro. In altre parole, ti vuole dire prima di venire mangia qualcosa. Questa frase è sgrammaticata perché il participio passato mangiato non può essere usato in questo modo con valore attivo. Però, come dicevo, questa è un'espressione colloquiale tipica del parlato e il suo intento è quello di divertire chi ascolta. Ma vediamo il quarto modo di dire. Round 4. La quarta espressione informale tipica del parlato di cui volevo parlare è non fare complimenti. Che cazzo di intonazione è? Non fare complimenti. Ti faccio subito un esempio. Facciamo finta che tu sia a casa di qualcuno e che questa persona abbia cucinato per te. Anzi, ancora meglio, facciamo finta che abbia preparato la madre o la nonna della tua ragazza oppure del tuo ragazzo.
Ecco, allora, per esempio, tu hai già mangiato un piatto di pasta e questa persona ti invita a prenderne altra, cioè ti invita a prendere un secondo piatto. Allora tu magari le dici: no, guardi signora, sono già pieno. Ecco, allora questa persona ti potrebbe dire: non fare complimenti, prendine ancora. Cosa significa non fare complimenti? Significa non fare finta che tu non ne voglia più solo perché non vuoi fare brutta figura. Comportati pure spontaneamente, senza preoccuparti. E in particolare non aver paura di accettare questa cosa. Allo stesso modo, se una persona ti porge un vassoio pieno di biscotti e ti dice: prego, non fare complimenti, cosa vuol dire? Vuole dire: prego, prendine pure quanti ne vuoi. Non aver paura di fare brutta figura. Sicuramente hai presente che capitano quelle situazioni in cui ti offrono qualcosa, magari dei dolci, c'è un vassoio pieno di dolci, e tu magari per evitare di fare brutta figura ne prendi soltanto uno. Un esempio leggermente diverso potrebbe essere il seguente: parla pure, non fare complimenti. Cosa significa? Parla pure onestamente, sentiti libero di parlare in tutta franchezza. Ecco, spero che questi modi di dire colloquiali ti siano piaciuti. Se ti interessa l'italiano colloquiale e vuoi imparare nuove espressioni informali, ti consiglio caldamente di iscriverti al mio canale. Qui, infatti, pubblico regolarmente delle video lezioni di italiano per stranieri. Questi video sono pensati per chi vuole parlare l'italiano in modo naturale. Pertanto ti consiglio caldamente di iscriverti e di attivare le notifiche. Nel frattempo, qui in alto ti lascio un altro video che ti consiglio caldamente di guardare. Mi raccomando, dagli un'occhiata e che la forza della lingua italiana sia con te.